fissa. Hai pregato, lo so, ti conosco. Il silenzio che senti non è assenza, è distanza, non tra te e il cielo, tra te e ciò che fai. Puoi inginocchiarti, puoi piangere, puoi chiamarlo fede, ma ogni giorno scegli chi sei e ciò che scegli non lo copre nessuno. Un impulso può travolgerti, può essere debolezza, può essere ferita. Ma quando l'impulso ritorna e prende la stessa direzione, non è più caduta, è scelta. Quando torni volontariamente verso lo stesso errore, non è fragilità, è volontà che si svela. Le preghiere non riscrivono i fatti, non sciolgono ciò che hai stretto, non cancellano il danno fatto nel buio. Ogni gesto resta inciso, anche se lo chiami errore, anche se lo affidi a una formula. Non c'è voce abbastanza alta da coprire un'abitudine consapevole, non c'è perdono automatico per ciò che scegli di ripetere. Il cielo non è complice, è specchio. Il perdono non cambia dimensione, non sale, non discende, resta fra i vivi, fra chi hai ferito e ciò che sei diventata. Solo lì può riemergere ciò che hai incrinato, solo lì si misura ciò che manca. Se il tuo cuore non perdona fra i vivi, non aspettarti perdono dall'alto. Non accade pregando, accade tornando dove hai rotto. Non esistono sconti nell'eterno, non esistono intercessioni che alterano la sostanza. Rimane ciò che sei diventata attraverso le tue ripetizioni, perché la ripetizione non costruisce errore, costruisce identità. Quando tutto cadrà, ruoli, parole, giustificazioni non parlerà. La tua fede dichiarata parlerà la direzione che hai scelto più di una volta. Non sarà una condanna gridata, sarà una rivelazione inevitabile. Non sarà punizione, sarà coerenza piena. E in quel momento non conterà l'impulso iniziale, conterà ciò che hai deciso di ripetere. Perché l'errore può essere umano, la ripetizione è intenzione. Non è questione di cadere, è questione di tornare. È questione di tornare.